che ho fatto, alcuni avranno pensato che lavoro stando comodo, ovvero non faccio niente e sto seduto sul divano. Sto seduto sul divano solo quando registro gli audio e lo faccio per 2 o 3 ore a settimana. Per il resto stampo e sento clienti. Sento clienti che mi propongono e mi chiedono come fare per fare alcune cose e risolviamo il problema e poi andiamo direttamente in stampa. Mentre magari qua vicino stanno facendo una festa, sento della musica, magari si mangia il panino con la salamina o si beve birra, mi ritrovo qua in un ufficio che comunque non è male, ma mi ritrovo qua a registrare video. Per cosa? Per fare crescere la mia attività. Quindi se ti piacerà questo video, ti chiedo, condividilo e contribuisci allo sviluppo del mio canale. Come condividendolo, come commentando, ma soprattutto come consigliando a qualcuno che c'è un servizio di stampa 3D che ti dà i pezzi rapidamente e velocemente, ti realizza le tue idee e c'è dove? C'è a Brescia. Chiamate Marco e Marco dà i tutorial e da quello che mi ha insegnato, secondo me stampa bene. Chiusa la parentesi di quanto lavoro e di quello che faccio io, passiamo al concreto. Vi farò vedere gli oggetti realizzati con un materiale TPU, la gomma che ovvero è TPU e il materiale si chiama Alphaflex. È un materiale che ha un grado di morbidezza che poi si misura in shore di 80 se non ricordo male, ma questo non incide poi sullo shore dell'oggetto che stamperemo. Ci sono oggetti che abbiamo misurato con una strumentazione apposta che con lo stesso identico filamento hanno un grado di morbidezza diverso, dipende dai parametri che imposti per l'oggetto. Torniamo a noi, il filamento è prodotto in Italia, è prodotto a Milano, nei pressi di Milano e lo produce Filo Alfa. Hanno una vasta gamma anche di materiali, mi piacciono molto anche perché lavorano sulla ricerca e continuano a buttare fuori materiali molto interessanti. Apriamo un secondo il capitolo che sto stampando l'Alpha Plus. L'Alpha Plus è interessantissimo perché posso utilizzarlo anche in esterno in sostituzione dell'ABS ed è comunque stampabile facile come il PLA. Che cosa ho fatto per realizzare questo video? Non ho disegnato tutte le cose che vedete, ma questi tessuti, queste trame sono stati ricavati dall'impostazione di alcuni parametri. Cioè io ho preso un modello 3D STL che era un cubo e solo all'interno di cura ho ottenuto questo risultato. Qua ho preso un cilindro e ho ottenuto questo risultato, qua ne ho ottenuto un altro e un altro ancora. Per esempio qua ho preso un modello 3D esistente e l'ho reso, diciamo, stampabile con la gomma. Gli ho dato dei parametri in modo da far sì che qua all'interno, per esempio, fosse vuoto e che le ali fossero incollate. Le ali non sono incollate grazie alla progettazione 3D, nel senso che questo oggetto è progettato bene e è progettato prima dell'incastrato, questo non è progettato prima dell'incastrato perché ho abbassato drasticamente e l'ho strecciato. Quindi l'ho reso, diciamo, molto basso. La funzionalità di queste cose diciamo che le abbiamo perse, ma con il brim ho tenuto attaccato tutto. Ho messo 3 linee di brim, ho utilizzato un parametro per ottenere un certo determinato effetto.
Questo tessuto, questa trama è realizzata con una stampante, con un estrusore diretto. Questa trama è stata ricavata da un oggetto che ho scaricato da Thingiverse. Un oggetto l'ho appiattito all'interno di Cura, ce l'ho appiattito, poi ho tolto il riempimento superiore e inferiore e si è generata questa cosa. Sembra quasi un tappetino che messo fa da centro tavola. È molto utile per me per fini estetici o anche per fini decorativi. Per fini decorativi mi viene da pensare, per esempio, di cucire questa cosa attaccata ad una borsa per dargli magari un plus. Quindi può fungere da tessuto, da stoffa. Non è particolarmente resistente perché sono solo pochi strati, ma è abbastanza resistente, bene o male. Vedete che ci sono dei punti che sono saldati con altri e rimane attaccato perché sono giuntate. Sono giuntate, zoomiamo un attimo. Vedete che ho lasciato anche il primo strato, vedete che è un po' sbavato. Risulta sbavato perché ho tenuto l'ugello staccato un po' dal piano perché il TPU non ha problemi a rimanere attaccato. Dove viene depositato rimane. Essendo flessibile, anche se ritira, tutto rimane lì. Questo oggetto è anche particolarmente morbido, posso arricciarlo e poi ritorna alla sua forma reale. Quindi non è molto resistente se tiro forte perché si strappa alle giunture, ma probabilmente è abbastanza forte da reggere alla torsione. Questo qua è una delle prove che ho fatto, vediamo le altre adesso. Questa è una retina che ho generato con Cura, ho preso un cilindro, l'ho messo di un certo spessore che dovrebbe essere 1 millimetro, forse anche meno questo. Ho tolto il riempimento superiore e ho tolto il riempimento inferiore e ho tenuto solo il riempimento. Ho messo qualche bordo di parete in più, non mi ricordo se 3 o 4, per tenerlo un po' più compatto, e stesso concetto del pizzo che avete visto prima, resiste alla torsione, torna normale e è un materiale molto resistente, per me utile per fare cose che vanno o sul tavolo o a fini decorativi anche questo. Questo oggetto invece è lo stesso identico di questo, cioè è sempre un solido, un cilindretto. Questo qua l'ho realizzato un po' più alto, questo qua un po' più basso, 1,5 mm o 2. Molto più rigido, molto più tramato, ma soprattutto, vediamo se notate una cosa nuova, è il riempimento graduale. È una cosa che ho utilizzato per realizzare questa trama strana. Vedete come si illumina se la luce viene riflessa, e ci sono dei triangoli più larghi e poi di là dei triangoli più stretti. Cioè, questa qua è la parte alta e gli ho detto riempiti gradualmente, quindi la prima parte sarà fatta, non mi ricordo più, ma al 15% e magari quella dopo sarà fatta al 30%. Può essere utile anche questo come fermatavola, sul vetro rimane attaccato al vetro, e anche questo è molto resistente, lo posso piegare molto e schiacciare e poi torna alla sua forma reale. Questo oggetto qua invece l'avete visto prima nella sigla, è una farfalla. Ho preso una farfalla da Thingiverse e l'ho scaricata, che è questa è stata fatta in PLA, poi io l'ho importata all'interno di Cura, ho abbassato fino a 2 mm lo spessore, ho tolto il riempimento, ho tolto la parte alta, ho tolto la parte bassa, ho lasciato solamente le pareti e un brim da 2 o 3 linee. È uscita una farfallina di gomma, esteticamente non è male, la resistenza è ottima, posso tirarla, non è un problema, non si spacca. Potete creare, grazie a dei giochi di riempimento pareti, spessore alto e spessore basso, potete generare magari cose alternative, cioè prendendo un oggetto che esiste già potete magari ricavare solo la struttura, come ho fatto con questa farfalla. Quindi ho elaborato il modello STL e anche il G-code in modo da ottenere un effetto differente da questo. Questo è lo stesso identico che avete visto prima, ma è quadrato, quindi ho provato diverse forme, ho provato il cerchio e ho provato anche il quadrato sovrapposti. Questi per me sono molto interessanti, nel senso che si può vedere come
la trama ha linee, ha triangoli, anzi è molto bella e in alcuni punti, quando si incrociano i punti, è bellissima, nel senso che fa un effetto ottico interessantissimo. Provate a pensare come decorazione della parete alternativa o come dei separé. Si potrebbero, per esempio, questa che abbiamo visto prima, anche giuntare. Provate a immaginare di mettere questo all'interno di una pressa che termosalda e saldare gli eventuali pezzi di gomma o di poliuretano e quindi creare una sorta di tovaglia. Io lavoravo nel settore della pubblicità, del settore degli allestimenti, stampavo per alcuni clienti degli striscioni che poi venivano termosaldati. Stessa cosa potremmo fare con i fogli che creiamo con le stampanti 3D. L'unico limite è la larghezza della stampante, appunto io mi avvalgo di stampanti da 50x50x50 e di conseguenza riesco a fare anche cose del genere molto più larghe e cose magari che cominciano a essere più utilizzabili o più vendibili. Più giunte ci sono in un prodotto peggio è, più larga quindi faccio la stampa in un pezzo unico e meglio è per voi o per chi si appoggia al mio service di stampa 3D. Questo che avete visto che è in mezzo ovunque, continuo a trovarlo in giro, è un solo strato che è praticamente TPU, poliuretano e è comunque resistente e l'ho stropicciato un sacco di volte e continua a prendere la sua forma naturale. Molto interessante sempre per fare dei separé, per fare delle tende o per fare degli oggetti d'arredo. Il mio cliente gli era venuto in mente di utilizzare questa trama qua in una lampada, voleva fare tutta la parte esterna con un materiale così un po' più rigido. Questi sono altri test che ho fatto e ho provato a fare cilindretti anche sempre di quel materiale lì, di TPU, e per esempio questi potrebbero essere usati per coprire magari dei cavi che tirate nella stampante, li utilizzate magari con una parete più fine. Qua ho utilizzato una parete da 0,5, potreste utilizzare pareti da 0,3 per rendere l'oggetto ancora più flessibile. Potrebbe essere utilizzato anche come supporto per qualcosa, ovvero magari qua ci infilo un oggetto che rimane bloccato dentro e può essere la parte alta della lampada, qua sotto c'è la lampadina. Potrebbero essere veramente tante cose, basta avere voglia di creare un prodotto e voglia di trovare un prodotto nuovo. Questo oggetto qua ho provato a realizzarlo per capire se la gomma o il TPU regge molto, cioè se questo dovesse essere tirato forte contro qualcosa o se questo dovesse prendere degli urti, resisterebbe. Ho provato a stamparlo un po' spesso e probabilmente questo attutirebbe bene degli urti. Il materiale ha uno shore, ovvero se tu prendi il filamento, misuri lo shore, ha una determinata misura. Se invece prendi un oggetto e poi misuri lo shore, probabilmente ha un'altra misura. Cioè, per semplificare, se io prendo lo strumento per misurare il shore, che è il grado di morbidezza del materiale, se io lo punto qua, questo magari risulterà a 120 shore. Questo invece, se io spingo qua dentro, rientra di più perché ci sono anche meno perimetri e questo magari potrebbero essere 50 shore. Cioè gli shore dell'oggetto non sempre sono gli shore del materiale che stampate. Se voi utilizzate un riempimento molto molto scarso, può essere che l'oggetto sia morbido. Se invece utilizzate un riempimento fitto, può essere che l'oggetto sia molto molto duro. Quindi questa chicca qua segnatevela, ricordatevela, gli shore non dipendono dal materiale che comprate, ma dipendono dal modo con cui stampate quel materiale. Potete anche benissimo prendere del materiale con uno shore alto tipo 90 e però utilizzare pareti molto fini. Questi qua sono altri campioni che ho realizzato. Questo qua è una trama simile a quella che vi ho fatto vedere prima, ma è una trama molto più larga. È un po' più simile a quella che vi ho fatto vedere gialla. Questa è una farfalla invece che ho stampato con qualche strato per vedere se rimaneva attaccati le ali. E è molto morbida e anche questa è molto bella, magari anche da distribuire. Mi viene in mente magari per un'azienda realizzare il suo logo fatto in questo modo e regalarlo ai clienti. Lo utilizzano come tappetino sulla scrivania. Provate a pensare di dargli in mano al tuo cliente, a un cliente, questo qua. Dite, questo qua è il mio gadget. Glielo butti lì, questo pian piano
riprende la sua forma, comincia a capire, ah ma cos'è che è? Ah ma è una farfalla, ah ma è il tuo logo, geniale quest'idea, e gli rimarrà impresso per sempre. Gli rimarrà impresso perché hai saputo regalargli qualcosa non uguale a quello che gli regalano tutti, ma una cosa diversa. Ormai le persone, per esempio, quando tu parli di promozionale o quando parli di gadget, la cosa che gli dà in mano, anche la pubblicità in genere, la cosa che gli dà in mano non piace, non serve a niente. Tante volte mi danno un volantino magari per strada, ma che cosa me ne faccio del volantino? Dammi piuttosto qualcosa che mi serve, dammi piuttosto qualcosa almeno che mi colpisca. Visto che il tuo lavoro è quello di fare marketing e fare comunicazione, fare pubblicità, quindi trovare clienti a un'impresa, fallo nel modo giusto. Altri materiali che ho stampato, abbiamo provato a ipotizzare una zanzariera, ovvero al di là dei costi e di quello che può costare, si può comunque realizzare un insieme di tutte queste trame qua. Ho provato a dargli una cornice con molte pareti in modo da contenere meglio la rete. Questa rete qua per me potrebbe far parte di una rete multipla, saldate tutte. Per creare cosa? Non so per creare cosa, lo sapete magari voi che state guardando. 5 persone su 500, 10 persone su 1500 potrebbero essere illuminate da questo video e magari lavorando in un settore in cui si usano prodotti simili potrebbero trovargli un'utilità. Per esempio io devo filtrare del materiale che viene buttato, per esempio devo filtrare un olio e visto che il TPU, se non ricordo male, è resistente agli agenti chimici o a materiali molto invasivi, potrei farmi il sistema di filtraggio con le stampanti 3D. Magari divento matto una settimana o due nel capire quale può essere il fornitore giusto per me per fare questo oggetto qua, ma magari invece posso costruirlo io da zero e andare da uno che stampa 3D tipo me e farglielo fare. Infine c'è l'ultimo oggetto che vi faccio vedere che fa un po' schifo, ma potrebbe essere interessante dal punto di vista della componentistica. Ho provato a stampare quel solido che avete visto qua, ma alto, molto alto, in modo da creare un tubo. Si potrebbero creare dei tubi in cui magari circola l'aria, l'acqua no perché trasuderebbe, ma l'aria sì. Se questo video ti ha aperto la mente o ti ha fatto vedere cose interessanti, per favore condividilo. Se invece sei del settore e vuoi provare a stampare il TPU o vuoi ampliare gli orizzonti dei materiali che puoi stampare facilmente con la stampante 3D, commenta anche eventuali consigli su come fare a stamparla, non ho problemi a darli. La cosa che vi vorrei però dire a fine video è: non è semplice stampare questo materiale perché bisogna lavorare bene sulle geometrie, cioè sul modello 3D. La gomma non tiene alcuni angoli di sporgenza molto inclinati, bisogna stampare tendenzialmente cose che salgono parallele o quasi. Io vorrei chiudere il discorso, cioè vorrei lasciare a qualcuno qualcosa, e se hai la capacità di creare una trama del genere e continuare a creare trame del genere può essere che qualcuno si accorga di te e può essere che questi modelli qua vengano utilizzati anche da altre persone magari per realizzare dei prodotti. Se tu prendi queste trame qua e le metti gratuite sul web, può essere che tutti ti conoscano, ovvero tramite il tuo profilo, magari Thingiverse, puoi lasciare questi prodotti qua gratuiti, usi l'immagine del profilo e ci metti il tuo logo o la tua faccia, metti un nome che è semplice da ricordare e le persone si ricorderanno di te perché hai fatto una cosa che non esisteva. Io ho provato a cercare sul web molte trame, ma non ne ho trovate neanche una. Ho dovuto crearla io e l'ho creata grazie a Cura 3D. È possibile, quindi grazie a un mix di modellazione 3D fatta con senso e con una parametrizzazione di cura intelligente, creare delle ottime cose che serviranno a veramente tante persone. Il mondo è vasto, ma è un attimo che arrivi a tutte quelle persone grazie a un'idea intelligente. Alla prossima!